Buongiorno a tutti! Nel video di oggi vediamo 4 parti. Innanzitutto partiamo dal punto numero 1, cioè quali sono le componenti dei sistemi complessi, e poi passiamo al punto numero 2, cioè cos'è un'informazione per un sistema complesso, e così arriviamo alla terza parte, che è quella centrale del video e anche di questa serie di video, ovvero cos'è l'approccio sistemico in medicina e perché è fondamentale, perché è importantissimo integrare il riduzionismo. E poi alla fine, numero 4, vediamo una prima chicca, un piccolo assaggio per iniziare ad applicare questi concetti. Ok, vediamo quindi quali sono le componenti fondamentali dei sistemi complessi. Come ho detto, ogni sistema complesso è diviso in sottounità. Nel nostro caso le sottounità sono i sistemi, ad esempio parliamo di sistema gastrointestinale, sistema osteoarticolare e così via, sistema nervoso centrale. Poi ci sono i tessuti, ok? Quindi il tessuto adiposo, le mucose, il tessuto connettivo. Poi ci sono gli organi, quindi il fegato, il pancreas, l'intestino, lo stomaco e così via. Dentro gli organi ci sono le cellule, quindi la cellula è la componente fondamentale del sistema e infatti negli scorsi video ho parlato di automa cellulare come della componente più piccola, dell'unità indivisibile più piccola del nostro sistema, già in grado di rapportarsi al suo ambiente interno, di appunto deformarsi e reagire. Quindi la cellula è la nostra più piccola unità autopoietica. Dopodiché il sistema complesso ha un suo contorno. Cos'è il contorno? È il confine, che dovrei mettere tra virgolette, con l'ambiente. Perché le virgolette? Perché è un confine che non è chiuso ma è aperto. Infatti, caratteristica intrinseca di ogni sistema complesso è che è aperto. Vi faccio un esempio di sistema chiuso. È un contenitore chiuso ermeticamente. È ovvio che non sarà mai chiuso al 100%, però al 99,99% magari sì. Noi invece siamo un sistema aperto, non solo perché abbiamo dei buchi, ma anche perché scambiamo con l'ambiente, che in un certo senso potremmo dire che è la terza componente del sistema, perché abbiamo già visto che il sistema è indivisibile dal suo ambiente e non solo è indivisibile ma è anche indefinibile senza esso. Ecco, l'altra componente è l'ambiente, quindi attraverso il contorno che è aperto il sistema scambia flussi di materia, energia e informazione. Come definiamo l'informazione? Questo è un altro discorso molto lungo, sicuramente ci farò anche un video, anche perché anche qui siamo nell'epoca dell'informazione. Possiamo dare definizioni qualitative e quantitative dell'informazione. Dal punto di vista qualitativo, io definisco l'informazione come ciò che il sistema può comprendere. Quindi, come dice la parola, informazione, cioè l'informazione è ciò che dà forma e ha una forma, imprime la sua forma. Il sistema si deforma, come abbiamo detto, e poi reagisce in modo attivo all'informazione. Perciò le informazioni ambientali sono tutte quelle contro cui noi possiamo reagire o non solo contro, ma anche grazie a cui possiamo reagire. Ad esempio, qualsiasi microrganismo, anche l'ossigeno, l'anidride carbonica, tutte le componenti dell'atmosfera sono tipi di informazione. I suoni, cioè anzi le frequenze tra i 20 e i 20.000 Hz per noi sono informazioni uditive, le percepiamo tramite suoni. Tra l'altro, a proposito di questo, lo sapevate che noi non solo non sentiamo sotto i 20 Hz e sopra i 20.000 Hz, ma possiamo anche non sentire dei suoni, ad esempio di animali, che vengono prodotti in modo troppo più rapido rispetto a quanto noi possiamo percepire, perciò l'onda ha una frequenza che rientra nella gamma delle frequenze che appunto noi possiamo udire, ma la durata è troppo breve perché noi possiamo appunto percepirla. E così come ad esempio anche c'è tutto quel discorso legato alle immagini subliminali, no? Che possono essere inserite perché un frame sotto una certa durata all'interno di altri frame noi non lo percepiamo. Ecco, quindi l'informazione è tutto ciò che noi possiamo percepire e verso cui possiamo attuare una risposta.
Di conseguenza, ciò che non rientra in questo dominio, che infatti si chiama dominio di linguaggio del sistema, non è per noi informazione. Ok, quindi collegandoci all'inizio, il battito d'ali di una farfalla è un'informazione per il sistema meteorologico. Anche per noi piccolissime variazioni possono diventare informazioni. Si parla in questo caso di perturbazioni. Si possono anche chiamare variazioni puntiformi al contorno proprio per sottolineare che la loro natura è spesso puntiforme, cioè quasi non individuabile, no? E al contorno significa che imprimono il nostro contorno, cioè questo confine dinamico formato dalla pelle, dalle mucose e dai nostri organi di senso che ci mettono in relazione con l'ambiente. Quindi ora possiamo passare al prossimo tema. Quindi ora vediamo il nucleo centrale, il motivo per cui mi sono occupata di sistemi complessi e per cui continuo a occuparmene, a ricercare in merito e adesso anche a divulgare perché sono concetti appunto fondamentali, tra l'altro fanno parte di praticamente ogni lezione, corso che tengo per professionisti di diverso genere e tipo, ovvero perché è fondamentale l'approccio sistemico e perché l'epistemologia entra in questo discorso. Perché come ho già spiegato, l'epistemologia costruttivista asserisce che noi non siamo osservatori passivi di una realtà assoluta che ci permea, ma siamo osservatori attivi e quindi siamo coattori della realtà che osserviamo e che modifichiamo osservando. La realtà che noi percepiamo è quindi appunto relativa alle nostre caratteristiche e alla risposta che noi attuiamo proprio osservandola. Quindi il flusso dell'osservazione anche in questo caso è un flusso attivo e non è passivo. Ok, quindi l'epistemologia costruttivista pone proprio l'accento sull'osservazione. E com'è che possiamo osservare i sistemi? Anzi, dobbiamo osservare i sistemi. Dobbiamo osservarli appunto con un focus trasversale sulle loro relazioni. Infatti, spesso in medicina, anzi più che altro praticamente sempre, in medicina si utilizza l'approccio riduzionista. Cosa dice il riduzionismo? Il riduzionismo di fatto è sia un'ontologia che un'epistemologia. Si parla di ontologia riduzionista e di epistemologia riduzionista. L'ontologia riduzionista dice che tutto ciò che compone il mondo può essere suddiviso in parti sempre più piccole e la parte più piccola funge da mattoncino per la parte più grande che è un mattoncino più grande e così via, così via, così via, finché si costruisce la casa. E quindi il mondo è questa casa fatta di mattoni e quindi ogni singolo mattone costruisce un pezzo più grande. Ovviamente in questo caso, ma anche in altri casi, l'ontologia è legata all'epistemologia, perché qual è la diretta conseguenza dell'ontologia riduzionista? È che, secondo questa filosofia, se noi studiamo i mattoni sempre più piccoli, arriviamo anche a capire il disegno più grande, diciamo, no? Quindi l'epistemologia riduzionista sostiene che più noi andiamo in piccolo, più andiamo nel particolare, più capiamo i meccanismi appunto puntiformi e più capiamo tutta la realtà, no? E quindi facciamo 2 più 2 più 2 più 2 più 2 finché non arriviamo al totale. Il problema è che la realtà è diversa da questa e quindi che l'epistemologia ma anche l'ontologia costruttivista sono assolutamente inadeguate a spiegare la totalità della nostra realtà, anche proprio riguardo a noi esseri umani, no? Perché appunto noi siamo sistemi complessi e come ho detto sono le relazioni tra le parti che fanno la differenza, quindi nel sistema complesso, come aveva già capito Aristotele, il tutto è maggiore della somma delle sue parti. Perché? Perché sono proprio le interrelazioni e le interdipendenze che fanno sì che i meccanismi si amplifichino o si ammortizzino, diciamo, a vicenda, ok? Quindi il discorso è che è fondamentale non solo capire, ad esempio, le cascate molecolari e così via in profondità, ma è anche altrettanto fondamentale capire come queste cascate si rapportino tra di loro e quindi quali siano i loro collegamenti, perché sono i loro collegamenti che appunto sono non lineari.
E quindi cosa consente la osservazione sistemica, l'epistemologia costruttivista e anche la medicina sistemica? Consente di vederci come esseri umani in toto, quindi con una nostra compiutezza sistemica e quindi anche nelle relazioni tra le nostre diverse parti, e quindi di studiarci non solo a compartimenti stagni, ma anche appunto collegando le varie cose, come ho detto prima, in modo trasversale. Quindi noi possiamo dire che l'epistemologia riduzionista tende ad andare in verticale, sempre più in profondità e sempre più verso il puntiforme, mentre l'epistemologia sistemica e di fatto anche costruttivista ci consente di andare in orizzontale, quindi di vedere in modo appunto trasversale i collegamenti tra le parti, e ci può anche consentire comunque di collegare qualcosa di molto macroscopico con qualcosa di molecolare. Questo è lo sviluppo che ho dato a tutta la complessità attraverso la network medicine e il metodo che ho sviluppato proprio per creare reti che andassero dalle molecole agli osservabili esterni fino alle componenti ambientali che ci perturbano. Questo approccio è già realtà e l'ho anche ulteriormente sviluppato. Non so se si percepisce da questo video, ma questi discorsi sono di una portata vastissima che possono cambiare la medicina e farla evolvere in modo radicale. Questo è un cambio di paradigma vero e proprio che, come tutti i cambi di paradigma, a sua volta può consentire cambiamenti non lineari, che infatti vengono chiamati innovazioni radicali in medicina. E infatti questa è una breve parentesi, ma ad esempio, siccome ci sono tanti sviluppi anche dell'intelligenza artificiale, tanti sviluppi tecnologici in medicina, il punto è che se noi questi sviluppi tecnologici li applichiamo attraverso una visione che, devo dire la verità, è vecchia, perché la visione riduzionistica cioè per carità ha consentito tanto, ma ormai va integrata, ormai c'è una letteratura vastissima su questi temi, quindi noi applichiamo tecniche nuove a concetti vecchi, ok? Questo per far capire un po', mentre invece potremmo applicare tecniche nuove a concetti nuovi e avere il top del top. Quindi è questo il motivo per cui anche io mi sto spendendo con questi video, con tutto il mio lavoro, con tutta la mia attività e con tutto ciò che ci posso mettere, perché veramente è cruciale per la salute di tutti fare un cambiamento in questa direzione. Quindi il discorso è che l'approccio sistemico in medicina, che fortunatamente sta iniziando piano piano a prendere piede, ma il discorso è che serve alla base una solidità filosofica e appunto epistemologica e anche di conoscenza molto molto precisa della nostra biologia, della nostra fisiologia, del nostro inserimento di tutta quella che possiamo chiamare biosfera e geosfera. Ecco, questa è la base per capire esattamente come funzioniamo e di conseguenza come curarci. Quindi l'approccio sistemico ci consente di vederci come esseri integrati, le cui componenti sono integrate, che vanno studiate insieme e che quindi vanno collegate tra di loro. E vanno collegate tra di loro anche per capire come i sintomi si collegano, come le nostre potenzialità si collegano tra di loro, quindi non solo come possiamo curarci, ma anche come possiamo sfruttare le nostre potenzialità al meglio e come certi stimoli ci consentano di fare passi avanti in modo appunto non lineare ma esponenziale. Oltretutto ci consente anche di capire, un po' come dicevo prima, come reagiamo alle terapie, cioè quindi tutto questo framework consente anche di dare veramente nuovi indirizzi alla farmacologia, perché se noi in modo farmacologico scegliessimo e sviluppassimo molecole complesse o elementi di cura complessi, anche non molecolari, ma anche appunto diciamo più informativi, ci sono tante terapie che non sono basate su molecole, no? Anche ad esempio la psicoterapia, l'osteopatia, la fisioterapia, tutte le terapie fisiche. Non è necessario parlare di molecole chimiche, bisogna parlare di informazioni, il modo in cui somministriamo le informazioni, quello che ci aspettiamo come effetto e anche
come quelli che si chiamano effetti collaterali, che non sono per niente collaterali, sono proprio gli effetti sistemici non lineari di ciò che stiamo somministrando, e ciò anche che ci aspettiamo come differenza da una persona all'altra dipende esattamente dal fatto che abbiamo un approccio lineare o sistemico, riduzionista o sistemico, meccanicistico e quindi lineare, o sistemico e quindi non lineare, con una visione complessa di sistema complesso quale siamo. E questa visione può dare assolutamente dignità alla vita, può far capire qual è la sua intelligenza, e questo lo sviluppo in un altro video ancora, perché è troppo importante capire cosa ci differenzia dalle macchine. Lo so che sto annunciando questo video da un po' di tempo, ma arriverà, non vi preoccupate che arriverà, è che dobbiamo fare le cose con ordine e arrivarci per gradi, ma ce l'ho e quindi don't worry, be happy. Se siete felici, anche questo è grazie al fatto che siamo sistemi complessi, così come tutte le emozioni sono non lineari, e tant'è che gli stessi stimoli, le stesse cose che viviamo scatenano in ognuno di noi emozioni o toni emotivi lievemente diversi. Ok? Questo è un altro esempio. Penso di aver chiarito perché è fondamentale un approccio sistemico in medicina. Anche questo punto è fondamentale, quindi eventualmente fammi sapere come la pensi, e se c'è bisogno di qualche approfondimento o chiarimento nei commenti sarei ben felice di fare dei video proprio di risposta anche a eventuali domande. E quindi ora possiamo passare al prossimo argomento. Ecco, quindi c'è un ultimo punto da chiarire su questo tema, perché anche è importante, quando possibile, evitare polarizzazioni, eccetera. L'approccio riduzionista, quindi quello di andare sempre più in profondità, ha una sua logica, soprattutto nel nostro pensiero occidentale, che si è sviluppato proprio anche tramite questo, cioè anche i nostri sistemi di pensiero si sono sviluppati grazie a questa inclinazione a spaccare il capello in quattro, proprio anche dal punto di vista logico. Se leggiamo dei testi di filosofia greca e dei testi di filosofia asiatica, ecco, vediamo un approccio completamente diverso proprio alla realtà, alla vita, eccetera, eccetera. Quindi l'approccio riduzionistico è servito e continuerà a servire. Il punto è che può essere integrato e deve essere integrato dall'approccio sistemico, perché se no non ha un significato. Per farvi capire con una metafora molto semplice, noi abbiamo una frase. L'approccio riduzionistico dice: se tu analizzi il singolo pixel di ogni singola lettera, puoi arrivare ad avere sotto mano tutta la frase. Ma invece non è così, perché il singolo pixel della singola lettera, se non lo connettiamo con i pixel delle altre lettere e con il loro significato e con i significati delle parole messe insieme, non arriviamo a nessun senso. La semantica è anch'essa un processo complesso. Ok, quindi tutto ciò che diventa simbolo, che diventa significato, è complesso, e se noi non avessimo un approccio sistemico alla frase non la capiremmo mai, ma saremmo tutti dei fantastici analizzatori di pixel che magari riescono anche a capire come riprodurre lo stesso pixel nel modo più fedele possibile, quindi saremmo tutti degli stampatori professionisti ma completamente incapaci di capire cosa c'è scritto. Ok, quindi per capire cosa c'è scritto serve un approccio sistemico, per quanto anche capire ogni singolo pixel abbia una sua utilità, soprattutto se vogliamo cambiare colore solo di un certo punto, o se vogliamo modificare certe caratteristiche, o se ci serve una conoscenza approfondita di fenomeni molto piccoli, o se anche siamo molto curiosi, perché comunque la curiosità può andare in senso verticale o in senso orizzontale o in senso alto, quindi possiamo spaziare. Dobbiamo in medicina integrare i due approcci, quello riduzionista e quello complessista, l'osservazione verticale e l'osservazione trasversale. Questo penso che sia un punto in più da aggiungere. E cos'è che volevo svelarvi? Volevo svelarvi che ognuno di noi ha una natura complessa, e quindi
diciamo il gioco tra virgolette che si può fare è provare a pensare a un qualche collegamento che fino a oggi non c'era venuto in mente sul nostro tipo di funzionamento. Ok, quindi ognuno di noi può fare questo piccolo esercizio, questo piccolo gioco, ad esempio anche guardare fuori e vedere che sensazioni gli dà il cielo. Queste sensazioni dipendono dal fatto che siamo sistemi complessi. Quindi appunto questa viene vista spesso come una nicchia in medicina e come medicina teorica, in realtà modella proprio tutto il modo che abbiamo di vedere la nostra realtà, di vedere la nostra umanità e di considerare la salute, la medicina, la cura e l'accesso allo sviluppo delle nostre potenzialità. Se questo video ti è piaciuto, iscriviti al canale e commenta appunto qui sotto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!